Ok, allora abbiamo fatto partire la registrazione. Sì, sento l'eco. E... Sì, 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 è colpa mia che ho il microfono acceso. Ok. Allora, noi volevamo iniziare chiedendole che cos'è che ha fatto questo Papa Francesco per, diciamo, migliorare oppure risolvere il problema della pedofilia nella Chiesa. Allora io a questa domanda rispondo che intanto il Papa ha dei grossi limiti, cioè il Papa ha fatto delle leggi, ha fatto degli appelli, naturalmente le leggi che fa il Papa non sono valide in nessuno Stato del mondo, tranne il Vaticano, quindi bisogna tenere presente che quelle leggi sono leggi per le gerarchie della Chiesa, cioè per i vescovi. E devo dire che queste leggi hanno funzionato, per esempio in Francia e negli altri paesi d'Europa sono state applicate dalle gerarchie, dalle conferenze episcopali. In Italia assolutamente no. In Italia attualmente non abbiamo ancora avuto neanche una commissione d'inchiesta come appunto c'è stata negli altri paesi. E questo da cosa dipende? Cioè, perché in Italia no? E perché appunto, ripeto, le leggi del Papa sono per le gerarchie, ci vogliono poi le leggi dello Stato. In Francia la commissione l'ha fatta lo Stato. In Italia, se andate a vedere, lo Stato italiano da 15 anni, partiamo dal 2010, quando inizia diciamo un po' la crisi della pedofilia del clero dagli Stati Uniti, si sposta all'Europa e si viene a scoprire anche in Europa che quello che accadeva negli Stati Uniti accade anche qui, e beh, lo Stato, cercate articoli sui giornali, non c'è un solo intervento dello Stato italiano. Ci sono dei grandissimi vuoti legislativi in Italia, esempio l'obbligo di denuncia. E quindi diciamo che in Italia le gerarchie proprio non hanno rispettato per nulla quelli che sono stati poi gli appelli del Papa, ecco che per carità possono essere buoni, non buoni, dove sono stati rispettati, diciamo, le vittime hanno avuto intanto un risarcimento umano, che vuol dire un riconoscimento di essere vittime, e poi in alcuni casi anche un risarcimento economico. In Italia non c'è stato nulla di tutto ciò. Quindi chiede la collega, quindi cioè, conta poco chi è il Papa e che cosa dice in sostanza? Beh, questo è ovvio, nel senso che ogni capo di Stato non è che il Presidente della Repubblica Italiana fa una legge, o il Parlamento italiano fa una legge, questa legge ha efficacia in Francia, in Belgio o in Svizzera, ha efficacia in Italia ed è uguale per il Vaticano. Il Vaticano fa una legge e questa legge ha effetto in Vaticano. Poi in quel caso si allarga, ma si allarga alle gerarchie, cioè ai vescovi, ai cardinali, cioè alla Chiesa, ed è lei che deve rispettarle. Qui non è stato rispettato nulla, anzi in Italia cioè anche la Chiesa, proprio quella che parte dal più basso, cioè i fedeli, portano ancora i loro figli in parrocchia senza, anzi, attaccando le vittime, cioè attaccando chi dice di essere abusato, mettendo a rischio la vita dei propri figli. Quindi c'è un'omertà di fondo che è notevole in Italia. Ok, traduco e arriviamo. Prego. E in Italia in questo momento quanto è grande il problema della pedofilia nella Chiesa? Beh, in Italia è enorme, se voi andate sul nostro sito abbiamo un database, si chiama Spotlight on Survivor, on Italian Survivor, e vedrete che, e parliamo solo dell'emerso, ripeto, qua non c'è stata una commissione d'inchiesta, solo quello che emerge su 31.000 preti italiani, più di 1.200 sono pedofili. E ripeto, questa è la punta dell'iceberg. Ci fosse mai un'inchiesta, io non so le cifre. Attualmente siamo a un 3, mi pare 20, bah, un 3 e qualcosa per cento di preti pedofili, ecco, non ricordo esattamente. Ci vado a vedere se volete. Aspetta, eh. Allora.
Attualmente abbiamo un 3,32% di preti pedofili, che è una percentuale altissima. Ok, ok, traduco subito. Prego. Eccoci, mi chiede, visto che la situazione è così grave, eh, cioè di chi è la colpa? Nel senso che lei dice che il Papa ha poteri limitati, poi lo Stato non si è mosso. Come si risolve questa situazione? Che cosa può fare la Chiesa per risolverla? Ma intanto diciamo che non può fare niente la Chiesa e non è la Chiesa che la deve risolvere. Ritorniamo allo Stato, perché la Chiesa non può legiferare, non può agire sullo Stato italiano, ok? Può agire solo sulle sue gerarchie. E il problema è molto grosso perché lo Stato non si muove. Noi, non più tardi dello scorso anno, abbiamo mandato alla Procura Generale della Repubblica sperando, sperando di creare un effetto come quello che si è creato in Spagna, e lo riassumo, in Spagna è il País, che non è un'associazione di vittime, ma è un giornale, ha con a malapena un centinaio di casi, ha sollevato una serie di articoli per i quali la Procura Generale della Repubblica ha iniziato un'indagine, indagine che poi ha coinvolto anche la politica, che in Italia non vuole coinvolgersi. Bene, noi un anno fa abbiamo mandato alla Procura Generale della Repubblica un fascicolo contenente più di 400 nominativi, 400 casi, e la Procura Generale della Repubblica non ha agito. Quindi il problema dell'omertà, si parla spesso, eh, quando si parla dell'Italia si parla della mafia. Beh, mafia, adesso non dico che la procura è mafiosa, per carità, ma è un problema anche questo di omertà, e l'omertà è notevole in Italia. Traduco e arrivo. Le chiede che cosa pensa di questa specie di libro bianco interno alla Chiesa Questa contro specie gli di... abusi, no? Quindi questi, insomma, ha capito a cosa mi riferisco, insomma, le linee guida approvate dalla Chiesa contro gli abusi, insomma. Allora, sì, nel frattempo vi mando anche i link di quello che sto dicendo, ecco, così avete anche, potete cogliere di più. Grazie. Beh, allora vi dico che gli appelli del Papa, ripeto, hanno i suoi limiti, ma vi faccio un esempio di un nostro assistito, un italiano, che è stato abusato in Italia e vive in Francia da anni. Bene, questo nostro assistito, malgrado non sia stato abusato in Francia, quindi ci viva solo, durante la commissione Ciase l'ho spinto a presentare il suo caso alla commissione Ciase, e la commissione Ciase, malgrado tutto, lo ha risarcito economicamente. Quindi vedete che la Francia, ripeto, gli appelli del Papa hanno un limite, ok? Ma il limite è anche dovuto a quello che impone poi lo Stato, ecco. Tant'è che in Francia queste persone, e adesso vi mando l'articolo, sono state risarcite. E quindi, mi scusi, al di là dei poteri limitati, no, della Chiesa e del Papa, ma voi come giudicate in generale l'operato di Papa Francesco su questo tema? Ma ripeto, ha dei limiti. In Italia Papa Francesco, anche lui, è stato poco attivo, perché abbiamo un caso che è quello del sacerdote Don Giuseppe Rugolo, si svolge ad Enna. Questo sacerdote è stato coperto dal suo vescovo, Sergio Gisana, che intercettato dalla magistratura al telefono ammette lui stesso: ho coperto il tuo caso. Ebbene, questo vescovo oggi è indagato. Ora, su questa cosa il Papa poteva fare e non l'ha fatto. Poteva, dietro i suoi appelli, dimettere il vescovo. Invece il vescovo è ancora tuttora, malgrado sia indagato, al suo posto. E il nuovo Papa, che cosa sperate faccia? Al di là sempre all'interno di un contesto di poteri limitati, questo è ovvio. Beh, allora il Papa, se volesse, vista la situazione italiana che è davvero drammatica, confronto a quella degli altri paesi, il nuovo Papa, la prima cosa che può fare
e lo Stato gli ubbidirebbe, perché l'Italia è molto genuflessa alla Chiesa, sarebbe quella di chiedere al Parlamento di agire per il suo stesso interesse, per pulire la sua Chiesa. E speriamo questo lo faccia, cosa che poteva fare anche Francesco, ma non l'ha fatta. Traduco subito. Prego. La collega chiede, perché la collega chiede anche, copre anche la Francia, la Spagna, no? E in questi paesi ci sono stati, oltre a tanti casi singoli, anche dei casi particolarmente eccezionali. Per esempio, scuole cattoliche in cui sono successe cose gravissime, eccetera. Chiede se in Italia è successa una cosa del genere e se può fare degli esempi. Assolutamente sì. E qui di nuovo il Papa poteva fare e non ha fatto. In Italia abbiamo il caso dell'Istituto Antonio Provolo di Verona, l'istituto per bambini sordomuti, dove all'interno di quell'istituto ben 27 preti risultarono pedofili. La particolarità è che quell'istituto ha una sede anche in Argentina, proprio il paese natale del Papa, e lì lo Stato argentino, che è stato più onesto, più efficace e meno genuflesso al clero che quello italiano, lì in effetti ha agito. Lo Stato ha condannato, ad esempio, Nicola Corradi a 42 anni di carcere per questi abusi, ha indagato, ha condannato, ha risarcito le vittime. Ecco, quindi diciamo che il Papa, non sto dicendo assolutamente che ha fatto, cioè è stato omertoso anche lui, dove ha potuto, in Italia non so se capisce il termine, ci ha marciato. Ok, sì, glielo traduco subito. Questo Ok, volevo, allora, volevo aggiungere ancora una cosa. la collega... Ah, Volevo certo, aggiungere ancora certo. una cosa, che l'Italia è un paese particolarmente pericoloso per questi motivi di non intervento dello Stato e facciamo un attimo un passo indietro. È l'isola felice dei preti pedofili. Perché? Perché se andiamo a vedere il caso di Vesolovsky, il nunzio apostolico, vi ricordate, pedofilo, dove trovò rifugio? In Italia. Fu fatto fuggire e rifugiato in Italia con passaporto diplomatico vaticano per poi fare un falso processo che non lo ha condannato. Stessa cosa per Monsignor Carlo Capella e oggi stessa cosa per Ivan Rupnik. Quindi abbiamo proprio, è un'isola felice, se andiamo indietro negli anni, sono decine coloro che hanno trovato rifugio in Italia perché indagati in altri paesi e sono stati fatti arrivare qui dalla Chiesa. Quindi diciamo che l'Italia ha davvero un grosso problema anche per la presenza del Vaticano. Ok, ok. Mi scusi, questa cosa qua che ha raccontato è successa durante il papato di Francesco? Aspetti un secondo. Filippo, ti richiamo tra poco, non posso. Allora, quella di Vesolovsky, sì, quella di Capella anche, quella di Rupnik, beh, di un mese fa, sì. Le volevo chiedere due cose. La prima è, c'è qualcosa di cui non abbiamo parlato che invece le preme sottolineare? E no, beh, cioè, ce ne sarebbe tanti, ci sarebbe tanto da dire, da parlare, ecco, ripeto, a me pare abbastanza drammatica così già la situazione, ecco, in Italia addirittura abbiamo dei centri, ben 23 centri dove vengono curati i preti pedofili, questi sono attivi da anni e non ce n'è uno solo però che presti soccorso alle vittime e questo qui andrebbe fatta una domanda, ecco, abbiamo un sistema di informazione che è totalmente genuflesso, cioè purtroppo anche il fatto che non c'è stata un'inchiesta, una sola inchiesta giornalistica in Italia, dovrebbe dirla lunga su quanto è l'efficienza della stampa. Quindi diciamo c'è un sistema di omertà molto complesso che purtroppo miete vittime. Miete vittime che non hanno giustizia e quindi insomma non saprei da che parte cominciare, le dico la verità. Ok, ok. E a proposito di questo, le volevamo chiedere se lei fosse disponibile nei prossimi mesi, diciamo,
a fare un lavoro più approfondito su questo con noi, cioè vorremmo fare un documentario su questo in pratica. Ben volentieri, guardi, io allora qua sono io che chiedo a voi, vabbè, noi siamo, e anche questa è una domanda che bisogna porsi, negli altri paesi ci sono decine di associazioni che combattono la pedofilia clericale, in Italia ci siamo solo noi, avete trovato voi, noi perché non ce ne sono altre, e qui è di nuovo una domanda interessante da farsi. Abbiamo dei preti che combattono la pedofilia come Don Fortunato di Noto, un prete che cerca i pedofili su internet, quando poi in casa ne avrebbe tanti senza dover andare a cercare la pedofilia online. Ecco, abbiamo proprio anche un sistema di ipocrisia davvero notevole. Noi vittime non riusciamo anche nei comunicati, i nostri comunicati generalmente vengono ripresi all'estero, ma in Italia cioè c'è proprio una copertura, un'omertà mafiosa a tutti gli effetti che è davvero notevole, classica italiana. E dicevo, arrivo alla richiesta. Noi abbiamo un archivio enorme e se voi trovate qualcuno che è disposto a produrre un documentario su questo, siamo ben disponibili, ci mettiamo a disposizione. Io non so se sapete chi sono anch'io una vittima, abusato dagli 11 ai 14 anni, che oggi fa questo lavoro. Ho iniziato 15 anni fa con enormi difficoltà, sono stato attaccato da tutti. In pratica, quando si parla di Zanardi in Italia, Zanardi è una bruttissima figura, come tutte le vittime, forse Zanardi è la più brutta perché è stata quella, se tornate indietro anche sulla stampa, e in sostanza il problema, il caso italiano, chiamiamolo pure così, l'ha sollevato Zanardi perché con le mie denunce pubbliche, ancora prima di avere l'associazione, sono riuscito a catalizzare, cioè a tirare dietro di me, a dare coraggio a tantissime vittime, che sono quelle che sono emerse negli anni. Non c'è un solo caso in Italia dove la rete l'abuso non è coinvolta. Quindi questo per la Chiesa non è mai stata una bella cosa. Sono stato querelato decine e decine di volte. Io sono pieno di querele, poi per il momento i miei avvocati sono riusciti sempre a farmi assolvere, non ho avuto alcuna condanna per ora, ma parliamo di circa 70 querele in 15 anni. Io non so se lei ha una idea di cosa voglia dire questo. Cioè, sono stato massacrato. Io, per disgrazia, quando iniziai questa battaglia nel 2009, la chiesa in Italia è piena di immobili, io vivevo in un immobile della chiesa, la prima cosa che hanno fatto mi hanno sfrattato. Avevo un'azienda, facevo impianti elettrici, ebbene questa azienda gli è stata commissionata dalla chiesa un grosso appalto qua a Savona, appalto che mi hanno pagato i primi 2 o 3 mesi, parliamo di fatture, essendo un'azienda singola, sono tante, di 10, 12, 13 mila euro al mese. I primi 2 o 3 mesi mi hanno pagato, poi mi hanno lasciato ben 14 mesi senza pagarmi, cioè mi hanno fatto chiudere l'azienda, cioè nei miei confronti è stata, cioè sono stato davvero fatto a pezzi, ho resistito, sono ancora qui oggi e tuttavia, ripeto, non è stato facile e ringrazio Dio che sono ancora qua perché è davvero, insomma, un miracolo che sia riuscito non solo a stare in piedi, ma anche a continuare ad avere, cioè a impuntarmi proprio contro questa cosa che invece di farmi desistere mi ha fatto arrabbiare ancora di più. Per fortuna ci sono le vittime. Oggi l'Associazione Rete l'Abuso ha anche una sezione che è composta dai familiari delle vittime, che sono anch'essi vittime. Ma in Italia questo ad esempio è un tema che non si è mai toccato. Cioè i familiari quasi non sono esistiti, anzi sono esistite a malapena le vittime, ma come rompiscatole. Chiaro, chiaro, va bene, grazie di questa cosa. Io ne avevo parlato alla collega e facciamo una cosa, io le mando il link di questa intervista appena Te la possibile. stavo chiedendo, no, è possibile avere gli audio anche questi qui che abbiamo fatto in italiano? Poi quando uscite, magari io li Assolutamente metto sì, insieme assolutamente sì. con le tue domande, no? E la facciamo, diciamo, la stessa intervista in italiano, ecco.
se siete Assolutamente sì, d'accordo, assolutamente ovviamente. sì. E poi ci sentiamo per altro, va bene? Va Magari nei benissimo, va prossimi giorni. benissimo. Io vi ringrazio infinitamente Intanto e ripeto, interrompo la avete tutta la registrazione. nostra disponibilità